Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale, mettete un like e condividete questo video con i vostri amici. Il vostro sostegno ci permette di portarvi ogni giorno aggiornamenti esclusivi, retroscena e storie avvincenti. Oggi abbiamo un racconto particolarmente raccolto e intimo, uno di quelli che fa sciogliere anche i cuori più duri. Can Yaman e Dimet Özdemir hanno deciso di concedersi una pausa dalla frenesia dei sette dei riflettori, scegliendo una fuga nel silenzio delle montagne, in un rifugio immerso tra pini altissimi, vallate velate di bruma e un'aria frizzante capace di cancellare ogni pensiero superfluo. Un fine settimana voluto non per stupire, ma per respirare, per ritrovarsi, per ascoltare quel ritmo diverso che solo l'altitudine sa imporre. La destinazione, raccontano fonti vicine, non è stata scelta a caso. Un luogo volutamente riservato, lontano dall'eco del mondo, curato fin nei dettagli per garantire discrezione, pace e un contatto autentico con la natura. Nessuna passerella, nessun tappeto rosso, solo legno, pietra, luce calda e il crepitio costante di un camino che invita a rallentare. All'arrivo, i presenti hanno notato subito l'atmosfera che si è creata. Dimet con un maglione morbido e leggings scuri, capelli raccolti con naturalezza, e Can con una camicia di flanella e jeans, quel modo rilassato di muoversi che tradisce la voglia di staccare. Lo staff ha parlato di sorrisi semplici, parole gentili, di due persone che entrano in un posto e, senza volerlo, lo rendono più calmo. Dentro il rifugio, l'ambiente faceva il resto, tavole di legno nodose, luci soffuse, profumo di resina e un salone centrale che tutti chiamano il cuore della casa. È lì che i due si sono fermati più a lungo, come se quel centro fosse davvero un porto sicuro. Hanno preparato una tisana insieme, tra sbuffi di vapore e tazze che scaldano le mani, mentre Can tentava di mettere alla prova il caffè del rifugio con una miscela più forte, scherzando sul fatto che nessuna macchina può tenergli testa. Dimet, con quella sua ironia leggera, lo guidava a non esagerare, ridacchiando quando lui fingeva di offendersi per le correzioni. Un breve spezzone condiviso online ha catturato proprio questo scambio, naturale, spontaneo, così quotidiano da sembrare straordinario. Dopo essersi sistemati, hanno deciso di esplorare i dintorni. I sentieri, in pendenza dolce, attraversavano radure e boschi, aprendo scorci inaspettati su vallette avvolte da una nebbia sottile. Dimet, da sempre sensibile alla bellezza del paesaggio, si è spesso fermata a fotografare la luce che filtrava tra gli alberi, quei fasci dorati che sembrano tagliare l'aria. Can la affiancava indicando un punto più in alto, una curva del fiume, un gruppo di rocce che al tramonto si accendeva, e a ogni passo una battuta, una nota scherzosa che stemperava il freddo e scaldava l'animo. Qualche fan, capitato lì per caso o capace di intercettare quel momento grazie a pochi secondi rubati, ha descritto una sintonia palpabile, non ostentata, non cercata, semplicemente presente. Rientrati al rifugio, il tempo si è fatto più lento. Il salone principale, con il camino protagonista, cuscini ovunque e coperte pronte ad avvolgere, è diventato teatro di confidenze a bassa voce, risate sommesse, sorsi di bevande calde. In quel microcosmo lontano da tappeti rossi e flash, sembrava quasi che le parole pesassero diversamente, come se i suoni si posassero con rispetto sul legno e sui volti. Gli amici più stretti, pochi ma sinceri, si sono uniti a loro in serata per un momento di leggerezza, giochi da tavolo, carte, piccole sfide improvvisate che hanno messo in moto una competizione divertita. Ogni gesto, ogni occhiata complice, trasformava la scena in qualcosa di quasi cinematografico, ma senza copione. Sono frammenti che, condivisi in rete da chi era presente, hanno fatto fiorire commenti entusiasti. Sembrano in un film, ma è tutto così reale. Quando la notte ha preso possesso della valle, tutto si è fatto ancora più evocativo. Le luci morbide, il rosso vivo della legna che brucia, il profumo di pino che filtrava dalle fessure. Un quadro che si completava con il loro modo di stare vicini. Fonti interne raccontano che Can e Dimet hanno parlato a lungo, per ore, scambiandosi ricordi e aspettative, accennando a progetti futuri senza fretta di svelare troppo. Non c'era la necessità di impressionare, solo il desiderio di condividere. Lì, nel rifugio, il tempo sembrava tornare alla sua misura originaria, fatto di battiti e respiro. La cena, preparata da cuochi del posto, è stata un abbraccio di sapori semplici e accoglienti.
Verdure alla griglia, pane fragrante, piccoli piatti tipici della montagna serviti con quel rispetto per la materia prima che si nota al primo morso. Seduti fianco a fianco, Khan e Dimet si sono prestati ad aiutare, aggiustando una ciotola, sistemando un piatto, scambiando parole con chi cucinava come se si conoscessero da sempre. Nessuna formalità e nessun ruolo da interpretare, solo la gioia di un pasto condiviso. Chi c'era parla di una tavola piena di conversazioni che si intrecciavano, sguardi che dicevano più delle frasi, sorrisi facili. Dopo cena, la magia si è trasferita all'esterno, sul balcone del rifugio. Sono state stese coperte e, alzando lo sguardo, si è rivelato un cielo di montagna limpido e profondo, dove le costellazioni sembravano raccontare storie antiche. Khan indicava un disegno di stelle, Dimet ne riconosceva un altro, e in mezzo c'erano momenti di silenzio sereno, fatti di piccole spinte gioiose con il gomito, sorrisi che non avevano bisogno di parole. Per chi ha potuto sbirciare da lontano, quel quadro era la definizione stessa di autenticità, normale e al tempo stesso irripetibile. Prima di ritirarsi nelle rispettive stanze, hanno trascorso gli ultimi minuti davanti al camino, come se volessero imprimere nella memoria ogni dettaglio. Il calore che arriva al viso, il suono dei ceppi, le battute che restano tra loro. Hanno ringraziato per quella parentesi di pace, si sono scambiati confidenze e piccoli segreti, hanno riso delle stesse cose, come capita a chi si conosce davvero. Chi li ha osservati con discrezione parla di un'occasione rara, un riposo non solo fisico ma emotivo, una ricarica che rinsalda i legami. La mattina seguente, quando la luce ha ripreso a scivolare sulle vette, sono stati visti fare colazione davanti a una parete di vetro che apriva l'orizzonte, tazze fumanti, frutta, pane, marmellate locali. I loro sorrisi erano di una semplicità disarmante. Non la posa dell'obiettivo, ma l'evidenza di un momento riuscito, di una fuga che ha centrato l'obiettivo più importante, ritrovare la leggerezza che spesso la vita pubblica toglie. Sui social, nel frattempo, i commenti sono esplosi. C'era chi parlava di puro conforto, chi di una storia d'amore tra le montagne, chi ancora di una pausa che vale più di 1000 passerelle. Questo soggiorno ha mostrato di Khan Yaman e Dimet Özdemir un lato che di rado trapela quando le agende dettano il ritmo, un lato genuino, intimo, intriso di calore umano. Dalle serate al camino ai momenti gioiosi dei giochi, fino al cielo stellato che li ha accolti, ogni fotogramma ha ricordato ai fan perché questa coppia suscita così tanto affetto. Sullo schermo e fuori. Non si è trattato di grandi gesti, ma di presenza, non di proclami, ma di attenzioni. In un mondo che corre, loro hanno scelto di fermarsi. Un dettaglio che molti hanno apprezzato sta proprio nelle piccole imperfezioni. Il caffè troppo forte che fa ridere, la foto sfocata che diventa più bella delle altre, le mani che si cercano per istinto quando il vento si fa più freddo. Sono segni che non hanno bisogno di spiegazioni, segnali che parlano a chi sa vedere oltre l'immagine. E in fondo, non è questo che tutti cercano? Un frammento di verità da riconoscere e custodire. Vale la pena sottolineare anche il modo in cui Khan e Dimet hanno interagito con chi lavorava nel rifugio. Nessuna distanza, nessuna barriera invisibile. Cortesia, ascolto, curiosità per le storie del posto. Chi ha servito il pane fresco ha raccontato di una domanda gentile diventata conversazione, di un complimento spontaneo su un piatto trasformato in scambio di ricette. Sono piccoli episodi, certo, ma restituiscono un quadro coerente. Due professionisti abituati alla ribalta che non hanno perso la misura delle cose semplici. Durante la serata dei giochi, le risate sono esplose soprattutto quando una sfida a carte è deragliata in una specie di improvvisazione comica. Khan, con la sua fisicità e quel carisma che conosciamo, si è lanciato in un racconto teatrale di una mano miracolosa che poi si è rivelata un bluff. Dimet ha risposto con una mossa inattesa, trasformando la partita in un momento esilarante che ha sciolto anche i più timidi. Frame brevi, qualche foto sfocata, e il web ha fatto il resto, trasformando quella parentesi in una piccola leggenda del fine settimana. Non sono mancati i momenti di quiete assoluta. In uno di questi, raccontano, è stato Khan a confidare quanto la montagna gli ricordi la necessità di custodire energie e prendersi cura di sé. Dimet ha annuito sorridendo, spiegando che per lei la natura è un promemoria potente. Ogni panorama insegna a vedere oltre la fatica. Hanno parlato di progetti, sì, ma sempre con quella delicatezza che evita promesse affrettate. Il lavoro tornerà a bussare alle porte,
ma intanto era giusto ascoltare la propria voce. Tra i piatti della cena, uno ha messo tutti d'accordo: verdure di stagione grigliate con erbe della zona, accompagnate da pane ancora caldo. Un'insistenza sulla semplicità che ha avuto il sapore di una dichiarazione di intenti. Si può fare molto con poco, quando il poco è scelto con cura. E forse questo fine settimana è stato proprio questo: una scelta accurata, di qualità, contro la quantità dell'iperattività quotidiana. Le stelle, poi, hanno chiuso il cerchio. Quella notte limpida, con l'aria così nitida da sembrare di poterla rompere con un tocco, ha offerto un firmamento che raramente si vede in città. I due hanno cercato insieme una costellazione amata da Dimet, ne hanno trovato un'altra che Carl ricordava da bambino, e in quel gesto si è riassunta la sostanza del viaggio. Riconoscersi in mezzo all'infinito, tenersi stretti mentre tutto intorno invita a perdersi. Prima di salutare il fuoco e lasciare che la notte facesse il suo corso, si sono scambiati quelle frasi leggere che rimangono tra chi si vuole bene. Un gioco di sguardi che racconta più di un discorso. Hanno ringraziato il silenzio per averli ascoltati, e la montagna per aver dato respiro ai pensieri. E la mattina, davanti a quella colazione essenziale ma perfetta, si è capito che la meta era stata raggiunta, non un posto, ma una sensazione. Sui social, intanto, i fan hanno riempito le bacheche con parole che sembrano abbracci. Che tenerezza, il rifugio che tutti vorremmo, così si rinasce. Una pioggia di messaggi che non gridano, ma accompagnano. E in questo coro emerge un filo conduttore. Questa fuga non è stata solo un viaggio, ma una dichiarazione di equilibrio, la prova che si può restare se stessi anche quando il mondo ti guarda. In conclusione, questo ritiro tra i monti ha mostrato di Can Yaman e Dimet Özdemir ciò che spesso resta tra le pieghe delle agende e dei contratti: la capacità di stare, di guardarsi, di ridere per un caffè sbagliato e per una mano a carte finita male, di condividere il pane e il cielo. Un tassello prezioso che aggiunge profondità a un legame che il pubblico segue con affetto. Grazie per averci seguito in questo racconto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi, lasciate un like e condividete il video. Presto torneremo con nuovi retroscena, aggiornamenti e storie dal mondo dello spettacolo turco. Restate connessi con Stelle Turche Rivelate e non perdete il prossimo video. La montagna scende, ma certi ricordi restano.